Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Visto che non volevo fare un video che durasse 30 minuti, trovate il video sul calciomercato, eventuali cessioni, la situazione Conte e alcune dichiarazioni di addetti ai lavori che non mi sono piaciute, lo trovate sul canale Ultimo Caricamento. Parliamo invece dello stadio. Non volevo fare un solo video perché volevo scindere un attimo le due cose, perché ci sono delle cose da analizzare anche per quanto riguarda la situazione stadio, il decreto coesione per la bonifica di Bagnoli e quant'altro. Colgo l'occasione per ringraziare Paolo che mi ha mandato alcuni link per poter un attimo leggere la situazione e analizzare ciò che sta succedendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente, e ne parliamo anche lì. Prima di andare nel dettaglio, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, così come oggi che non sono solito fare due video nella stessa giornata, però per non dilungarmi su un solo contenuto e racchiudere poi tutto ciò che sta succedendo in casa Napoli, ho fatto questa divisione tra lo stadio e trovate il video sul canale con calciomercato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ricordiamo il presidente, faremo lo stadio a Bagnoli, arriviamo per mare, le barche, eccetera, il porto, attracchiamo e tutte le cose che sono state dette. Lo ricordiamo? Lo ricordiamo assolutamente. Credo che lo ricordate voi così come lo ricordo io. Il sindaco di Napoli, Manfredi, commenta il decreto coesione che stanzia 1,2 miliardi di euro per l'ex area industriale di Bagnoli. Faremo lo stadio a Bagnoli? Non lo sappiamo, ci arriviamo. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è soddisfatto del decreto coesione che stanzia 1,2 miliardi di euro per l'area di Bagnoli. Abbiamo la copertura finanziaria per avviare le gare e alcune possono partire subito, quindi le infrastrutture idrauliche e la parte delle infrastrutture stradali, anche il parco, progetto esecutivo è finito. Facciamo questo approfondimento sulla bonifica a mare e poi partono le gare anche per quello. Per ora parliamo delle infrastrutture pubbliche che poi ritorneranno alla città. Napoli sarà proprietaria del parco pubblico, del lungomare, delle infrastrutture stradali, di tutti i sottoservizi e i terreni. Dove ci sono i privati, con Invitalia abbiamo concordato che man mano con le bonifiche in corso loro opereranno sul mercato nazionale e internazionale per trovare gli investitori per realizzare delle opere private. Bagnoli dunque è completamente finanziata. Manfredi spiega, sì, con quei soldi si coprono tutte le opere che sono previste a Bagnoli, quindi completamento della bonifica delle terre, bonifica a mare all'incirca per la metà di questo importo e l'altra metà riguarda interventi infrastrutturali, quindi sistema stradale, sistema fognario, il rifacimento dei collettori perché Bagnoli è attraversata dal collettore di Vallone di Sant'Antonio, uno dei più importanti della città, e poi la realizzazione del waterfront e del parco urbano. Non si parla di stadio né tantomeno a Bagnoli né tantomeno del progetto del presidente. Infatti, stadio del Napoli, Manfredi, priorità al Maradona. Quindi a Bagnoli per il momento non si può fare niente. Poi se De Laurentiis abbia altri agganci e diciamo eluda qualche processo, forse può anche cominciare a fare lo stadio lì, ma ci arriviamo perché Bagnoli non è del tutto poi scartata come soluzione per far ricominciare il Napoli dal punto di vista del centro sportivo. Tanto è vero che Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli, si esprime così. Su Bagnoli l'ipotesi più percorribile potrebbe essere quella che il Napoli realizzi un centro sportivo. Andrebbe capito però cosa vuole fare e quanto vuole investire la SSC Napoli. C'è grande attenzione, c'è grandissima disponibilità. Ovviamente però ci sono anche altri partner, altri interlocutori istituzionali e privati che hanno interesse su quell'area. C'è un attimo a livello di tempistiche, c'è diciamo la situazione completa perché De Laurentiis disse io faccio 36 mesi, in 36 mesi non si fa praticamente niente, tant'è vero che per la bonifica di Bagnoli sono stati sbloccati scusate, dal governo 1,2 miliardi che abbiamo appena detto, che sono tanta roba. Fino ad oggi, negli ultimi 10-15 anni, non più di 500 milioni sono stati stanziati per questo progetto. Adesso la bonifica delle aree a terra prevista in 4 anni
solo la bonifica prevista in 4 anni, prevede infrastrutture stradali, sottoservizi, il collettore di Sant'Antonio che ne abbiamo parlato, del vallone di Sant'Antonio che abbiamo appena parlato, e poi ci sono anche progetti privati, eccetera, eccetera. Ripete un tantino le parole di, appunto, del sindaco Manfredi. Quindi, cari ragazzi, se qualcuno abbia acceso qualche mutuo per qualche finanziamento, scusate, per barche da comprare, andare via mare, così facevate prima per arrivare al nuovo stadio del Napoli, aspettate un attimo, teneteli un attimo congelati questi finanziamenti, perché non sappiamo se può andare in porto una cosa del genere. Non credo vada in porto, si riqualificherà il Maradona, verrà ovviamente adeguato per gli europei che arriveranno, gli europei, se non erro, sì, gli europei 2032, se non vado errato, correggetemi se sbaglio. Non credo che però nella riqualificazione del Maradona venga ovviamente tolta la pista d'atletica e venga fatto uno stadio con gli spettatori molto più vicini. Chi vivrà vedrà. Poi se il Maradona verrà riqualificato e verrà rimodernato in maniera eccellente, togliendo pure la pista d'atletica, vedremo nel tempo, e vedremo il comune di Napoli cosa sarà in grado di fare, anche mi auguro, in concomitanza poi con il Napoli Società, con De Laurentiis, che comunque disse già: io non voglio spendere un euro più nel Maradona, eccetera eccetera, lo stadio me lo faccio io. Bagnoli, ipotesi da scartare assolutamente. Vedremo poi come si porrà il presidente in base a queste situazioni che sono più che chiare, non è una chiacchiera e supposizioni, ecco, sia del sindaco e sia appunto di Nino Simeone. Quindi la soluzione è molto chiara. A Bagnoli si dice che potrebbe nascere un centro sportivo, ma da studiare le eventuali modalità dove e come. Lo stadio sembra una chimera e credo rimarrà assolutamente una cosa che non si farà. Poi con questo non sto dicendo che lo stadio il presidente non lo farà. Il presidente può fare tutto ciò che vuole. Chiusa un'area, non possibile in quest'area, se ne potrà trovare un'altra, vedrà appunto lui cosa fare, è lui il presidente, a lui i soldi, è lui che vorrà investire se lo vorrà fare, quindi aspetteremo ultime notizie da questo punto di vista. Vi auguro comunque una buona giornata. Se avete fatto appunto finanziamenti per le barche, toglieteli da mezzo, perché non potremo andare via mare a Bagnoli o atterrare con qualche elicottero come si diceva un po' di tempo fa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, cari ragazzi, un bacio a tutti, ciao!